Ciao a tutti, io sono Aurelio Barattini, ci troviamo a Lucca in Toscana e questo è il mio ristorante, l'Antica Locanda di Sesto. Oggi vi faccio vedere come facciamo noi da 4 generazioni la pasta con i fagioli. Per la mia pasta ai fagioli abbiamo bisogno di fagioli borlotti, in questo caso ho utilizzato un fagiolo borlotto pievarino, che è un tipo di fagiolo prodotto a Lucca, perché a Lucca ci sono 17 varietà di fagioli. Poi abbiamo bisogno di carote, di sedano e di cipolla, di concentrato di pomodoro, di aglio, di peperoncino, di olio extravergine di oliva, del sale, del pepe nero, della salvia, del rosmarino, del lardo e ovviamente della buona pasta. Io uso una pasta di farro, che si chiamano ditalini, di Felicetti. Partiamo col procedimento. La sera precedente dobbiamo mettere in ammollo i fagioli con 4-5 capi di aglio e della salvia. Al mattino scoliamo i fagioli dall'acqua di ammollo e li andiamo a mettere in un'altra pentola con della nuova acqua assieme a aglio e foglie di salvia e un goccio d'olio. Li facciamo bollire per circa 2 ore, 2 ore e mezzo. Mentre il fagiolo cuoce, noi facciamo un trito di sedano, carota e cipolla e lo facciamo soffriggere in olio extravergine di oliva. Appena i fagioli sono lessati, li scoliamo tenendo la nostra acqua di cottura che ci servirà successivamente. Quando andiamo a scolare i fagioli ci dobbiamo ricordare di mettere da parte un po' di fagioli interi che utilizzeremo per il finale della nostra ricetta. Adesso andiamo a passare il fagiolo nella pentola dove abbiamo fatto il soffritto. Dobbiamo aiutarci anche con un po' di acqua di cottura per facilitare il passaggio del fagiolo dal setaccio. Quando avremo tutto il fagiolo passato insieme al soffritto, mettiamo sul fuoco e andiamo ad aggiungere 3-4 ramaioli di acqua di cottura, di modo che tutto diventi più cremoso. In un pentolino a parte mettiamo un po' di olio, del lardo che abbiamo quasi ridotto in pasta, 3 pezzettini di peperoncino, del rosmarino e della salvia. Si fa soffriggere un po', poi si va a mettere dentro il brodo che è stato fatto con i fagioli, setacciandolo ovviamente, perché deve andare soltanto la parte liquida, cioè soltanto l'olio. Questo ovviamente è un piccolo segreto per dare più carattere alla nostra pasta e fagioli. Andiamo ad aggiungere adesso il concentrato di pomodoro, giriamo il tutto e iniziamo a far bollire, stando attenti che il brodo di fagioli non attacchi. A questo punto è il momento di inserire la pasta, facciamo cuocere un pochino di più dei tempi che c'è scritto sopra, in questo caso erano 9 minuti, io ho fatto cuocere circa 15 perché comunque sia la pasta dentro la pasta ai fagioli deve essere anche un pochino più cotta. Quindi adesso andiamo a utilizzare i fagioli interi che abbiamo messo da parte prima nel nostro brodo di fagioli, controlliamo di sale ed eventualmente ne aggiungiamo. Adesso andiamo a impiattare, cerchiamo una scodella di coccio, la più toscana possibile, e finiamo con un giro d'olio, un po' di grattata di pepe nero e 2 fogline di salvia. Questo è un piatto che la mia famiglia fa nel nostro ristorante da oltre 100 anni e che dire, vi aspetto a mangiarlo. Cari amici di Italia Squisita, oggi vi preparo un piatto meraviglioso. Tanto partiamo da un punto fermo. Questo è un piatto di recupero, di conseguenza è un piatto intelligente e generalmente anche molto divertente. Perché piatto di recupero? Si usa la pasta di grano duro che a volte nelle buste, nelle scatole si rompe, rimane quella che rimane in fondo. Quindi gli ingredienti per questa ricetta sono appunto della pasta spezzata di grano duro, fagioli rossi lucchesi, ma potete usare anche, magari se siete veneti, gli ottimi fagioli di Lamont, triplo concentrato di pomodoro, il brodo di cottura dei fagioli,
un olio extravergine, io uso chiaramente quelle delle colline lucchesi che è buonissimo, salvia, aglio e farina zero. Partiamo con la ricetta, quindi prendo del brodo di fagioli e lo metto a bollire, l'aggiusto di sale e poi ci butto gli spaghettini spezzati, li faccio stracuocere. Quindi che succede? Io dopo una mezz'oretta spengo il fuoco e li lascio riposare nell'acqua. La pasta gonfierà tantissimo e a quel punto prendo un setaccio e ottengo questa pasta. Questo impasto, di colore naturalmente marroncino, dato dal brodo di cottura dei fagioli, ma cosa interessantissima nella pasta stracotta è che sa tantissimo di grano. A questo punto aggiungiamo un po' di farina zero e lo lavoriamo. Con questa pasta, che una volta riposata ha questa consistenza, ci farò dei ravioli. A questo punto bisogna fare il ripieno di questo particolare raviolo. I fagioli non li frullo, ma li passo al setaccio. Imparate a usare il setaccio fa bene la materia prima. Chi vuole dilettarsi in cucina, con il setaccio si impara a usare le mani. Con i frullatori si impara a usare la corrente elettrica. Ma non è un po' duro questo ripieno? Sì, sono d'accordo con voi, ma noi abbiamo un'arma. Abbiamo sempre tenuto il brodo di fagioli e il brodo di fagioli ci aiuterà a ammorbidire il ripieno. È già salato il fagiolo, quindi non c'è bisogno di salarlo. In questa pentolina ho già preparato il soffritto classico toscano, l'olio, la salvia e l'aglio e un pochino di peperoncino. E poi ci aggiungo un pochino di concentrato di pomodoro e ci si condisce il fagiolo setacciato. Non c'è bisogno neanche del brodo di fagioli, giusto? Questa è la pasta, guardate, è eccezionale, è un miracolo. Pochissima farina c'è andata, sta insieme da sola. Mattarello, niente macchina. Già, a me piace il mattarello. Si prende il ripieno. Il profumo è quello della pasta e fagioli. Mi raccomando, togliete bene l'aria, che questa è più delicata ancora della pasta all'uovo. Un coppa pasta. Bene, perfetto. I ravioli sono pronti. Io voglio imbrogliare i miei ospiti e quindi cosa faccio? Li metto nel cesto della cucina cinese, ricoperto di salvia, ci appoggio sopra i ravioli e li cuocio al vapore, perché questa pasta è già cotta, non ha bisogno di essere cotta, questa ha bisogno solo di essere rigenerata. Si mette un goccetto d'olio, il cesto è sulla pentola con il vapore di fagioli, ora lo tappo, così fra 5 minuti il raviolo è pronto. Bene, 5 minuti scarsi sono passati, un profumo invade la cucina e io prendo questo cestello, me lo porto via, lo porto al pass, sì, il tavolo dove si sporziona al ristorante. Eccolo qua, sono fantastici, la pasta deve essere consistente, Prendiamo una bella foglia di salvia, la mettiamo nel mezzo, che tanto è cotta anche la salvia, quindi si può mangiare, un po' di olio e quindi ora aspettiamo che vada in sala. Intanto vi dico e vi ricordo che questa è la mia scherzosa pasta e fagioli e provate a rifarla a casa. Quindi buon sapore e buona vita a tutti, ciao!